La talassofobia è una fobia intensa o paura del blu profondo dell'oceano. E niente incarna questa paura più dell'immagine di essere in mezzo all'oceano, lontano dalla terra, e infilare la testa sott'acqua con una maschera, vedendo l'enorme e vuota distesa di acqua scura migliaia di metri sotto di te. Non hai idea di quanto sia profonda o cosa si nasconda laggiù, ma sai che sei completamente indifeso contro qualsiasi cosa possa esserci. Una rappresentazione perfetta della talassofobia è quella famosa immagine di un subacqueo in piedi sul bordo di una scogliera sottomarina. Sotto di lui c'è il nulla oscuro dell'oceano profondo. Ci sono centinaia, se non migliaia, di questi luoghi nel mondo dove una caratteristica geologica ha creato una scogliera che si estende così alta dal fondo dell'oceano da non essere visibile dalla superficie. Probabilmente il più famoso di questi è il Grande Buco Blu in Belize, perché l'acqua scura e profonda della dolina crea un contrasto incredibile con l'acqua chiara e poco profonda dell'area circostante. Un esempio meno conosciuto di questi precipizi sottomarini si trova al largo della costa dell'isola di Vancouver, conosciuto semplicemente come il Muro. Questa scogliera si trova a breve distanza in barca dalla città di Nanaimo e scende quasi verticalmente fino a una profondità di circa 152 metri. Sul sito del tour si afferma chiaramente che devi avere un controllo assoluto della tua galleggiabilità prima di entrare in acqua. Se commetti un errore, precipiterai per 152 metri nell'oceano oscuro. Dalla superficie sembra una piattaforma poco profonda, ma man mano che scendi più in profondità si trasforma in un precipizio minaccioso verso il nulla. Il Muro è ricco di vita marina, sia sulla scogliera che nell'acqua. È noto che foche e leoni marini nuotano curiosamente verso i subacquei. Nell'ottobre del 2013, 3 uomini pianificarono di completare un'immersione tecnica al Muro per esplorare alcune delle sezioni più profonde. Le immersioni tecniche differiscono dalle immersioni ricreative perché generalmente superano una certa profondità e richiedono addestramento e attrezzature speciali. E a causa della profondità, i subacquei devono usare una miscela di gas diversa dall'aria normale per assicurarsi di non soffrire di narcosi da azoto. Di solito si tratta di una miscela di azoto, elio e ossigeno, combinati in proporzioni diverse a seconda della profondità. Questo significa che devi assicurarti di avere la miscela giusta. Altrimenti potresti svenire o soffrire di diversi altri effetti negativi. Durante la loro immersione, intendevano raggiungere una profondità di circa 60 metri per osservare la vita marina. Circa 12 minuti dopo l'inizio dell'immersione, erano già a questa profondità, quando improvvisamente uno degli uomini perse conoscenza e iniziò una discesa incontrollata lungo la scogliera. Il suo compagno di immersione nuotò freneticamente dietro di lui e lo raggiunse a circa 76 metri. Tentò disperatamente di rianimare l'uomo, ma non riuscendoci, per un altro errore tecnico, fece una risalita rapida e incontrollata. Questo è un altro grande errore perché, durante immersioni profonde come questa, devi risalire lentamente in base al tempo e alla profondità dell'immersione. Se questo viene fatto troppo rapidamente, i gas disciolti nel sangue non emergono lentamente e in sicurezza. Formano bolle all'interno dei tessuti e del sistema vascolare. Questo può variare da un lieve malessere da decompressione allo scenario peggiore in cui queste bolle possono bloccare completamente vene e arterie. Questa condizione, nota come embolia gassosa arteriosa, può portare a ictus e infarti. Quando l'uomo emerse dall'acqua, subì subito un arresto cardiaco completo a causa dell'embolia gassosa estesa nel suo cuore e cervello. Il terzo uomo emerse poco dopo senza problemi, ma purtroppo era già troppo tardi. Le autorità furono avvisate e fu lanciata una ricerca per l'uomo rimasto sott'acqua. Alla fine fu trovato 2 giorni dopo e si determinò che aveva perso conoscenza a causa di tossicità da ossigeno e narcosi da azoto. Il suo corpo fu recuperato a una profondità di 250 metri.